Salve amici! Questa sera Chico e io abbiamo voglia di cultura. Venite un po' con me. Guardate un po' cosa ho trovato fra i libricini di mia nonna. Omero, l'Iliade, l'Odissea. Ah, ma questo è davvero d'attualità, Dante. Questo libricino è davvero molto importante. Guardate un po'. 1828. Questo libricino che oggi è attuale, 200 anni quasi. Il libricino è davvero interessante. Canto terzo dell'inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va fra la perduta gente, giustizie mosse al mio alto fattore. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create, se non eterne, ed io eterno duro, lasciato in speranza voi che entrate. L'attualità di questo libro è incredibile, perché se andiamo a vedere altri capitoli, io non sono certo uno studioso, ne ho letto la Divina Commedia, perché è un argomento talmente difficile che se non si ha una cultura storica esagerata non si capisce un accidente. Però ho sentito Benigni, ho sentito prima ancora di Benigni c'era Gasman che recitava la Divina Commedia. Ci sono dei capitoli che ti rimangono dentro nel cuore perché sono veramente incredibili, e ve ne voglio citare uno molto d'attualità e poi vi spiegherò il perché. Non ragionar di lor, ma guarda e passa. Questo diceva Virgilio a Dante quando nell'antinferno entravano nel girone degli ignavi. Gli ignavi chi erano? Anzi, chi sono tuttora? Sono quelli che nella vita non hanno mai fatto niente di conclusivo, nessun peccato, ma non hanno fatto niente di buono. E Dante ovviamente ha un disprezzo enorme per questi esseri, perché nella vita li pone addirittura in un gradino inferiore ai dannati, e evidentemente questa sua considerazione può essere condivisa. E guardate un po' cosa succedeva tanti anni fa, non 200 ma una cinquantina di anni fa. E adesso una domanda. Che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza. Una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su 4, e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppi letti dunque, anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti, l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha varcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come?
col vaccino che c'è in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Staremo a vedere. Fra 2 anni, fra 3, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo. Sono passati 50 anni, non è cambiato nulla. E guardate un po' in televisione cosa succede. Siamo in diretta dalla Camera dei Deputati dove sono stati interrotti i lavori riguardanti i decreti migranti. Questo è quello che sta succedendo. Ma avete visto che roba? Gli ignavi. Cioè, questa è la patria, no, direi, degli ignavi. Qui se ne trovano di tutti i tipi. Io non voglio addentrarmi in considerazioni politiche, perché potrei offendere qualcuno, ma ce ne sono di tutti i partiti, basta scegliere. Io al massimo vi posso raccontare che cosa Dante ha previsto per gli ignavi e ve lo racconto direttamente lì dal televisore. Allora, Dante non è che scherzava, quando faceva le punizioni dell'inferno andava giù di brutto. Sapete allora cosa erano condannati gli ignavi? Gli ignavi erano condannati a rincorrere sempre un drappo bianco, cioè quello che loro nella vita praticamente non avevano mai conseguito, cioè di raggiungere qualcosa. Ed erano punti da vespe e mosconi, e queste vespe e mosconi facevano sanguinare il loro viso calava sul corpo cadeva per terra ed era divorato dai vermi. Ragazzi, non scherzava niente, no? Però io direi che vorrei concludere questo video con un messaggio di speranza, e vi prego di guardare in fondo al tunnel rivedremo le stelle. Ciao! Lo duca ed io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo e senza cura aver d'alcun riposo. Salimmo su, il primo e io secondo, tanto ch'io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a riveder le stelle.